Ciao a tutti i fan del Vocaloid italiano, sono Gigi Mew. Allora, oggi continuiamo il nostro corso sul project management. Se la lezione della volta scorsa era innanzitutto scegli un progetto che siamo in grado effettivamente di fare, le lezioni di oggi e anche quella la prossima sarà sull'organizzarsi, cioè sul get organized. Oggi vediamo come organizzarci il tempo e la lezione prossima vedremo come organizzarci i task e le cose da fare. Allora, per organizzarci, prima che insomma iniziamo proprio ad entrare nel dettaglio, vi parlo di perché è importante saper organizzare il proprio tempo, anche se sembra una cosa più stupida del mondo, in realtà è molto importante. Allora, ovviamente, nel senso, se volete fare un progetto piccolissimo, che ne so, devo andare al supermercato, perché anche andare al supermercato a fare la spesa è un progetto, insomma, forse non c'è, insomma, non c'è anche per l'IPE una cosa così semplice, no? In realtà, anche se non c'è attiva consapevolezza, in realtà state organizzando il vostro tempo, perché state ritagliando del tempo per andare al supermercato. Ok, quindi praticamente anche quando cioè, state a vedere questo video in questo stesso momento, cioè state dedicando del tempo, ok? Qualsiasi cosa fate, state dedicando del tempo e è importante per averci un buon project management, ma su tutto, e rendersi conto che il tempo è una risorsa, ok? Allora, per aiutarsi, cioè proprio con se stessi, non solo voi, ma in generale, per aiutarci proprio a capire l'importanza del tempo come risorsa, esiste uno strumento che è molto 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 fondamentale, anche se sottovalutatissimo, che è l'agenda, ok? O l'agenda o il calendario, chiamatelo come cazzo vi pare. Io faccio vedere il mio adesso e così almeno mentre ve lo vedo vi spiego bene perché è importante. Allora, voi come sapete, insomma, io ho 40 anni, lavoro e faccio GGMU e ho una vita privata. Ok, però praticamente pure voi se state a scuola, no? Facciamo finta che a molti di voi, insomma, lo so, stanno ancora a scuola, cioè avete una vita privata, in cui vedete con gli amici, andate a scuola e avete la vostra carriera artistica, quindi voglio dire, non credo che state messi tanto diversi da me, ok? E diciamo un calendario innanzitutto vi permette di dividere proprio a grossi linee innanzitutto oltre ai task all'interno oltre al tempo che dedicate all'interno di un semplice progetto, cioè proprio il vostro tempo generale e ovviamente nel senso se si divide, cioè avesse più che divide, avesse coscienza di quanto tempo vi impiegano queste altre queste aree della vostra vita è molto importante. E che ne so, vi faccio un esempio. Io grazie a Dio so un freelance e quindi posso permettermi di lavorare quando mi pare e quanto mi pare, ok? Però se fossi un impiegato dipendente normale e lavorassi tutti i giorni dalle 9 alle 6, e ovviamente il tempo che ci avrebbe per fare GGMU sarebbe molto di meno. E spesso magari se uno non si rende conto di quanto tempo dedica alle cose e neanche apprezza i progressi che fa. Cioè faccio un esempio, se io stessi a lavorare, se dovessi lavorare 40 ore a settimana e a GGMU ne potessi dedicare solo 2, ok? Ovviamente non mi dovrei stupire che io progredisco lentamente o in un mese non sono manco riuscito a chiudere una canzone, ok? Perché in quel caso il problema non è che io sono incapace, il fatto è che non ho tempo, ok? Allora, visto che comunque uno dei problemi che voi avete è il fatto che pensate che non siete bravi o che non riuscite a fare cose, una prima cosa che vi serve è averci coscienza del tempo che effettivamente dedicate al vostro progetto, ok? Perché sulla base di quello che poi voi dovete capire se vi siete impegnati, quanto vi siete impegnati e se i progressi che avete ottenuto effettivamente so da considerare buoni rispetto al tempo che ci avete messo. Allora vi faccio vedere semplicemente un esempio del calendario mio, ok? Qua considera che non tutti gli impegni di lavoro li segno perché ho certi impegni regolari
e quelli oramai so quando ce l'ho e che comunque non mi segno proprio tuttissimo. Quindi io diciamo che sto proprio a dare un pessimo esempio, perché sto calendario ci dovrebbe avere più informazioni, però io in linea di massima me le divido in giallo gli impegni di lavoro, quelli proprio più importanti, ok? Non quelli regolari, ma quelli che hanno e insomma che so che ci devo stare dietro, che non è che mi partono in automatico, ok? E poi ho il blu che è la vita privata. Ovviamente è così, scusa, io queste cose sul calendario le dividete a colori, ok? È più facile averci a vista d'occhio e capire quanto tempo dedicate a quelle cose o come state messi, ok? E poi c'ho in verde Miku, scusate, ritorno indietro, c'ho in verde Miku e le cose legate a Gigi Mew, però Gigi Mew l'ho spezzato in due, c'ho quelle che stanno in programma, che devono essere fatte, ma non ho ancora finito di fare, o che non ho fatto completamente, o che ho già fatto però non possono essere ancora completate, o che comunque manca poco per essere complete, diciamo tutto quello che ancora che so quando lo devo fare ma ancora non è stato fatto è in rosso, quello che anche se è futuro però è stato già fatto, è tutto pronto e non ci do più mette mano, è in verde. Ok, allora ad esempio oggi o stamattina mi ero messo in programma di fare musica, siccome ho finito ho cambiata da rossa a verde, però non so se avete visto lo stream di stamattina, ho fatto musica per quasi 6 ore, ok? Dopo queste 6 ore, io stasera c'ho un appuntamento alle 7, tra poco mi tocca pure uscire, e dopo che ho fatto musica mi ero scordato che oggi mi ero prefisso di fare questo video, ok? Allora che è successo? Circa una quarantina di minuti fa e ho detto sai c'ho ancora un po' di tempo e prima che esco fammi vedere se posso fare qualcosa e ho aperto il calendario. Ora se io non mi fossi segnato ok, che oggi volevo fare sta cosa, io mi ero probabilmente scordato, ok? Quindi qua subentra il secondo punto importante del calendario. Allora, da una parte ti permette di vedere quanta roba fai, ok? Ad esempio, vabbè, qua ovviamente a me mancano delle cose, però insomma, voi dite, mazza, quanto tempo ci ho dedicato a Gigi sto mese, ok? Se vedete tutte queste cose verdi e queste rosse che devono essere fatte, ammazza quanto cazzo di tempo ci ho dedicato, capito? Quindi insomma, mi dà un'idea pure a me del tempo ci ho dedicato, quanto ho prodotto, in che giorni sono stato più impegnato, in quali giorni sono meno impegnato. Ok, quindi mi permette poi di gestirmi il mio tempo diversamente, ma non solo questo, mi permette anche di ricordarmi delle cose. Quindi la gestione del tempo è fondamentale, ok? Ricapitoliamo, uno vi permette di capire quanto tempo dedicate a un progetto e sulla base del tempo che gli dedicate è importante poi tra appunto delle conclusioni, no? Cioè questo tempo è stato speso bene? Oppure se non sono riuscito a fare questa cosa come volevo io perché c'avevo poco tempo, oppure ci ho avuto troppo tempo e l'ho sprecato male. Quindi innanzitutto tenere conto del tempo usato per un progetto. La seconda cosa è ricordarvi degli impegni, perché ovviamente se vi dimenticate di fare una cosa, poi quella cosa è andata, capito? Avete sprecato quel tempo, incazzate e vi passa e non lo potete più fare. E la terza cosa, ovviamente, quindi abbiamo detto, scusa, c'è un cazzo di camioncino che sta passando fuori dalla finestra, sta a fare un casino cane, mi ha fatto perdere concentrazione, in mortaccio ci stanno le lezioni, quindi passano questi camion con questo volume acceso, non so se entra nel microfono, ma ha fatto perdere veramente il filo del discorso. Allora, ci abbiamo vedere che volume, il tempo di volume che tu dedichi ai tuoi impegni. Il secondo è ricordarti di questi impegni stessi, ok, che c'hai. E il terzo ti permette anche di gestirteli questi impegni, cioè non solo ricordarteli, ma di gestirteli. Che ne so, se ad esempio, no, se io adesso ci avessi un'altra mezz'ora, magari probabilmente una di queste piccole cose che potrei fare qua, magari me l'anticiperei. Adesso purtroppo devo uscire, però in tutti questi momenti che ho tempo, o ad esempio, no, io so che ad esempio lunedì e martedì ce l'ho al momento ancora abbastanza liberi, ok? E quindi mi posso permettere di decidere, beh, forse magari una parte di questo tempo la dedico a fare questa cosa, una parte la dedico a fare qualcos'altro, ok? Quindi insomma fatevi un calendario, morale della favola.
fatevi un calendario perché vi servirà per tantissime cose. E comunque in futuro, cioè anche se pensate che i vostri impegni sono pochi, ok? Anche se pensate che i vostri impegni sono pochi e non meritano di essere messi su un calendario perché sono troppo pochi, ok? Tipo che ne so, io faccio animazioni MMD, le faccio ogni tanto, però no, è importante che comunque quando le fate, le segnate e tenete conto del tempo che ci avete messo, perché poi se no non siete in grado obiettivamente di capire se i progressi che fate sono proporzionati al tempo che ci avete investito. Quindi non riuscirete mai a poi aggiustare il tiro e a capire dov'è il problema o che cose dovete fare per risolvere i vostri problemi. Ok? Va bene, senti, come compiti di sta settimana mi fate questo calendario. Voglio che iniziate a farvi un calendario e poi ci rivediamo fra 2 settimane in cui vediamo come organizzare i task all'interno di un progetto. Ok, scusate ancora per camioncino, spero che la bastarda mora con un incidente stradale. No, vabbè, forse no, però insomma spero che vi fanno almeno la multa perché ha rotto proprio il cazzo. Va bene, un bacione, ciao, alla prossima.